Albania. Oggi lo scrittore e poeta Turian Dalliu è tormentato da un orribile ricordo. Un ricordo di quando era ancora un ragazzino. Arlan, Kuryak e Tesla non sono convinti che questo sia solo un ricordo. Infatti, l'incubo ha un volto e un nome. Questo è Senza Pietà. Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a tutto il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, dopo questo brevissimo intro è giunto il momento finalmente di presentarvi il numero 317 di Dhampir, ovvero Senza Pietà. Questa è la seconda parte di una storia scritta dal grande Maurizio Colombo. Troverete la prima parte qui a questo link. Quindi ora è giunto il momento di presentarvi chi sono gli autori di quest'album. Nello scorso video abbiamo visto la primissima parte di questa storia fantastica. Ora secondo me è giunto comunque il momento di rinfrescarvi un po' la memoria di chi sono gli autori, perché al soggetto troviamo Paolo Maino e Maurizio Colombo e alla sceneggiatura troviamo il solo Maurizio Colombo e ovviamente si vede tutta la sua sceneggiatura, veramente bellissimo. Ai disegni troviamo Fabrizio Longo, al quale devo delle scuse per il semplice fatto che la volta scorsa mi sono confuso dicendo che fosse la primissima volta che compare in Dhampir. In realtà no, ha fatto moltissimi altri numeri, tra cui il numero 226 Hellfire Club, il numero 252 La Regina di Babilonia e anche gli speciali numero 12 La Porta dell'Inferno e il numero 19 Ghost Watch. E alla copertina non poteva che essere lui, il grande Michele Cropera. Copertine sempre più fantastiche ragazzi. Molto bene ragazzi, e questi erano gli autori di questa seconda parte di questa storia. Molto molto bella, ma ora vorrei farvi vedere da vicino appunto la copertina disegnata da Michele Cropera, quindi ecco a voi la copertina. Sembrerò ripetitivo ragazzi, ma le copertine di Michele Cropera sono a mio avviso fantastiche. La cosa che mi attira di più sono questi colori e queste sfumature che riesce ad imprimere ad ogni sua opera. Guardate bene questo pavimento, sembra realmente che sia cosparso di sangue. Un effetto realistico incredibile. Qui troviamo il nostro eroe, ovvero Arlan Draka, legato su questa rete metallica di un letto, intento a subire delle torture da questi due loschi personaggi, che ovviamente non vi dirò chi sono. Piccolissima curiosità, in realtà nella storia non è proprio Arlan Draka che subisce questo tipo di tortura, ma qualcun altro, ma non vi svelerò di chi sia perché dovete assolutamente leggerlo. Però assolutamente una copertina promossa a pieni voti. Finora, le copertine di Michele Cropera non mi hanno mai, e dico mai, deluso. Un altro piccolo sguardo a tutto quanto il disegno e torniamo a noi a breve. Eccoci ritornati qua. Che ne dite di questa copertina? Anche voi avete avuto le mie stesse impressioni oppure non vi piace? Credo difficilmente che non vi piaccia, almeno spero. Allora ragazzi, dopo che appunto vi ho mostrato questa copertina, è giunto il momento di farvi vedere qualche disegno di Fabrizio Longo, al quale chiedo ancora umilmente scusa per il mio errore del video precedente. Quindi ragazzi, ecco a voi qualche disegno di Fabrizio Longo.
Vorrei mostrarvi tantissimi disegni di Fabrizio Longo, ma per non spoilerarvi nulla, ve ne farò vedere solo alcuni. Io direi di partire con questo bellissimo disegno della nostra vampira Tesla. Qui in queste due storie l'abbiamo finalmente ritrovata come la vogliamo noi, arrabbiata e assetata di sangue. Bellissima anche questa scena di questa casa che salta per aria, sembra veramente reale. Bellissima anche quest'altra scena dove abbiamo Crap con dietro i suoi scagnozzi. Il viso di Crap in questa tavola è veramente molto espressivo, mi è piaciuto veramente tantissimo. Ora, altri disegni, ecco qua questa mano, o meglio questa ombra di mano, che in realtà ho visto anche nelle tavole di anteprima, veramente disegnata benissimo, rende veramente la tavola orrorifica al massimo, e sotto lo sguardo dello stesso Crap con un'espressione a mio avviso bellissima. Voglio trovarvi altre tavole ragazzi. Che dite di questo volto di Crap arrabbiato? Sembra veramente un maestro della notte anche lui. E sotto incominciamo con questa scena di lotta tra vampiro e vampiro, ovvero la nostra Tesla che si azzuffa con Crap. Poi ci sono tantissimi altri disegni. Guardate questa scena di Crap che beve il fluido del proprio maestro Gorka, veramente bellissima. E per non spoilerarvi nulla, concludo diciamo questa carrellata con questo diciamo scena tra lo stesso Crap e il nostro Dhampir. Bene ragazzi, vi ho mostrato solo alcune tavole di questa fantastica storia. Ora appunto è giunto il momento di parlarvi un pochettino di questa storia, quindi ecco a voi la storia. La prima parte di questa storia inizia negli anni 70, dove lo scrittore e poeta Turian Dalliu, ai tempi bambino, era convinto di aver vissuto un incubo. In realtà non è stato assolutamente un incubo, perché ai giorni nostri Arlandraka, Tesla e Curia scoprono che dietro questa storia, questo orrore, c'è la mano di Gorka. Ma non di Gorka, bensì del suo allievo, quella di Crap. Chi è Crap? Crap è un ricco e politico albanese molto influente. C'è solo un piccolissimo problema ragazzi, perché Crap scopre che in realtà Arlandraka è il Dhampir, di conseguenza l'esecutore materiale della morte di Gorka. Quindi ora Crap ha in mente solo una cosa, cioè la vendetta. Avevamo lasciato i nostri eroi nella prima parte di questa storia nella discoteca Sodomax, che era gestita da un altro amico e collega di Crap. Ovviamente se avete letto la prima parte sapete che Tesla ha fatto, diciamo, fare una brutta fine a questo amico di Crap, e Crap ora è ancora più infuriato. Durante la fuga ovviamente i nostri eroi si rifugiano in una vecchia casa, ma Crap purtroppo ha le mani in pasta praticamente ovunque e riesce a scoprire in un batter d'occhio dove si sono rifugiati. Ora, appena li trova, non può che scaturire subito una grossa e incredibile battaglia, dove purtroppo Kuriak, Tesla, il nostro poeta Turian Dalliu e sua figlia vengono rapiti. Arlandraka in qualche modo riesce a fuggire, ma ovviamente non li lascerà soli, perché si metterà subito all'inseguimento delle tracce di Crap. Ora Crap, con il fluido del proprio maestro Gorka, riesce in qualche modo ad avere
non vi dico quasi tutti i poteri di Gorka, ma riesce ad avere una forza molto molto elevata, quasi al pari dei maestri della notte. Dhampir, o meglio Arlan Draka, dovrà stare molto molto attento, perché la morte, o meglio il rischio di fallire, è molto molto vicino, e in ballo ci sono ovviamente anche le vite dei propri compagni, che in quel momento stanno subendo le peggiori torture, appunto come si vede nella copertina che vi ho mostrato poc'anzi. Non vi dirò ovviamente chi sarà a subire quel tipo di tortura, ma tutti quanti subiranno purtroppo la loro dose di tortura. Ora vi dico un'altra bellissima cosa. Questa storia è veramente bellissima, ma non perché lo dico io, ma perché Maurizio Colombo ha fatto una cosa eccezionale. Sì, lo dico su tante storie di Dhampir, ma io più ne leggo e più le trovo eccezionali. Si vede proprio la mano di Maurizio Colombo. Io spero che questa non sia l'ultima storia che disegnerà, anche se più o meno ha fatto intuire o ha detto ciò, e la cosa mi dispiace molto, spero di no. Lo ringrazio perché sul video precedente ha anche commentato il mio video, e la cosa mi rende onorato, soprattutto onorato della cosa, gioioso anche, e spero con questi video di Dhampir di rendere omaggio a loro, a tutti i personaggi, tutti, chi l'ha scritta, Boselli, a Maurizio Colombo, tutti gli altri sceneggiatori e soggettisti, si dice così, non credo proprio, ma va bene uguale, a tutti i disegnatori, ma io Dhampir proprio lo adoro, e quando leggo delle storie di questa caratura, di questo livello, non posso far altro che gioire, essere contento, veramente essere molto molto contento. Quindi spero vivamente che Maurizio Colombo, se mi stai seguendo, se mi stai seguendo, che farai qualche altra, diciamo, storia o sceneggiatura, o almeno aiuterai come in questa storia. Quindi questo era, diciamo, il mio piccolo, diciamo, pensiero, no, per quanto riguarda questa storia. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate voi di questo numero, ovviamente anche di quello precedente. Non vi dico altro perché io sono sempre dell'idea che le storie vanno lette e mai ascoltate da altri, ma ognuno si deve fare le proprie idee. Ora però vorrei passare nel presentarvi il prossimo numero, che uscirà il 2 di settembre, quindi ecco a voi il prossimo numero. Il prossimo numero di Dhampir sarà il numero 318 e si intitolerà Il Pozzo dell'Oblio, e sarà in tutte le edicole a partire dal 2 di settembre. La prefazione recita così: bambini che scompaiono nel nulla, colpiti da una maledizione che li cancella dalla memoria. Le leggende siciliane parlano del rapitore oscuro, forza nata dal dolore, forgiata nella rabbia. È l'entità che risponde a un nome antico, Marabecca. Molto bene ragazzi, e questo era il mio video riguardante appunto il numero 317 di Dhampir, dal titolo Senza Pietà. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete comprato, l'avete letto, ovviamente se vi è piaciuto. Altra cosa molto importante, sempre la stessa ma molto importante e gratuita, è quella di iscriversi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione. Noi ragazzi ci vediamo presto, ma veramente molto molto presto, in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!